Bene, torniamo a parlare di musica dopo aver dedicato diversi video ai dispositivi audio come auricolari economici che funzionano bene. Una serie che comunque intendo mandare avanti e infatti i prossimi video probabilmente saranno dedicati proprio a quell'argomento specifico con un occhio di riguardo per il gaming. Quindi amici gamer, mi raccomando, chi di voi mi segue sui social sa che da qualche tempo sto ascoltando l'album di Anna Castiglia, che poi è stato anche consacrato con la recente vittoria della Tenco, e finalmente ecco la vera recensione. Parliamo quindi di Mi piace, appunto l'album di Anna Castiglia, che è uscito a settembre 2024 e se ne è iniziato a parlare in un crescendo che appunto è culminato con il premio della targa Tenco 2025 come migliore opera prima. Andiamo quindi a parlare di questi 12 brani per 37 minuti di musica. Prima però una breve introduzione. Probabilmente qualcuno di voi se la ricorda perché aveva impressionato in maniera molto positiva proprio Morgan a X Factor, dove presentò l'allora inedito Gali, brano che tra l'altro è stato selezionato per Musicultura, dove ha sia vinto l'edizione sia il riconoscimento premio per il miglior testo. Poi ha trovato spazio proprio in questo disco del quale parleremo dopo. Tra l'altro a me il cognome non era nuovo e ci stavo pensando e alla fine è saltato fuori che è figlia, insomma, di due artisti e in particolare ricordavo dei pezzi del padre, che è conosciuto anche comico, presentatore e speaker radiofonico. E iniziamo il nostro viaggio con il disco proprio con le sue parole in un'intervista a Il Tempo dove ci inizia a parlare della copertina. E questo alla fine vedrete che sarà un dettaglio importante perché in qualche modo dà coerenza a quella che è la mia interpretazione dell'intero progetto. Ho detto usiamo la mia immagine perché comunque era una richiesta discografica, però non volevo la mia foto così classica. Allora ho pensato di fare un collage perché alla fine quest'album è una raccolta di 1000 cose, una sorta di mosaico incoerente, con pezzi diversi. La figura è in bianco e nero perché all'interno c'è del bianco e nero, anche se poi le nuvole sono a colori e lo sfondo è a colori. C'è un dualismo nel disco, ci sono pezzi latin molto tropicali, allegri e dei pezzi invece molto tristi o pop. Ma com'è l'album? Quest'album appare come un collage, con una proposta estremamente variegata di generi e stili. Il primo impatto può essere o positivo o negativo, nel senso che non lascia sicuramente indifferenti. La critica più diffusa che ho sentito è proprio che ci sia troppo, che l'album abbia una mancanza di coerenza, che ci siano eccessivi stili. Personalmente mi sono fatto un'idea abbastanza precisa di tutta la faccenda, ma questo lo vedremo dopo. Intanto posso dire che è registrato molto bene, che il mix e mastering privilegia la voce, mantenendola centrale, sempre a fuoco, intellegibile anche nei passaggi un po' più complessi. Una voce che Anna domina e gestisce con intelligenza, dosandola con saggezza a seconda dell'album o del messaggio, cambiando spesso registro e stile e senza cercare necessariamente il virtuosismo, seppure sia evidente nei passaggi puramente tecnici. Uno dei vantaggi di questo disco è di riuscire a essere contemporaneamente classico, quindi in qualche maniera confortante, ma anche fresco, personale. Questo aspetto non mi pare che sia particolarmente condiviso dai detrattori, anzi, e in realtà io posso anche capirli. In fondo ci troviamo di fronte a degli arrangiamenti che spaziano molto, dal pop al jazz ai riferimenti tradizionali italiani, alle influenze sudamericane, ma sempre in versione standard, cosa che la può far apparire un'opera didattica o didascalica. Eppure, come dicevo, io trovo che l'album riesce comunque a suonare in maniera personale, qualità enorme considerati i presupposti, e soprattutto in relazione al livello medio delle attuali proposte. Io la personalità la trovo in alcuni dettagli dei suoni, ad una certa ricerca negli orpelli, nelle campionate, che arricchiscono gli arrangiamenti che abbiamo definito abbastanza basici e soprattutto li scuotono un po', spesso un bel po'. Eppure io credo che il pregio principale di questo disco sia da ricercare nella scrittura, che trovo ispirata, ricca, articolata. Intendiamoci, diversi brani suonano subito bene e risulta
chiaro come tutto all'interno del brano sia stato fatto come si deve, così come la sua scrittura. Ma la sua penna è un valore aggiunto, soprattutto nei brani che sono meno trainanti, che si muovono un po' sotto traccia, che appaiono più innocui e dove, nonostante tutto, è comunque ritrovabile la sua abilità di scrittura. La sua capacità è caratterizzata da un'abilità che prima è di pensiero e poi è dialettica, che usa con coraggio anche sfruttando interessanti giochi di parole, e le conferisce nel complesso una sorta di speciale graffio. C'è sempre un qualcosa che, non lo so, ma c'è quella parola, c'è quella frase che magari nel pezzo che ti è piaciuto di meno riesce a suscitarti ironia, a far apprezzare un gioco di parole. E parlo di scrittura coraggiosa non a caso, perché in un mondo fatto di proposte innocue, piatte, di colpi a salve, lei porta critica e anche dei messaggi polemici, sempre con ironia e un'apparente leggerezza. Prendiamo ad esempio il brano Participio presente. Sono emergente, tempo presente, stato indipendente che vorrebbe una conquista, essere colonia, pista di atterraggio, per un'etichetta senza un equipaggio. Ma il problema è che la piattaforma è stretta. No, non è un problema, perché la mia forma è piatta. Le vogliamo più formose nel nostro roster, o che almeno suonino male una Telecaster. Scoppio se mi dici ancora che ti piace la mia musica, ma metti mi piace solo la mia forma fisica. Che pesante, sei troppo critica, per monetizzare devi fare un po' la stupida. Oppure nel brillante brano già citato, Gali, dove affronta diversi temi, come quello della responsabilità, o meglio, della deresponsabilizzazione. Se invece uccido un uomo o pratico uno scempio, la colpa è del TG che dà il cattivo esempio e infatti non lo guardo per evitare il peggio, sapere solo il giusto necessario è più saggio. Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica, assoggettata dagli errori della fisica, vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono, scrivo le lagne sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa mia calamità. E poi il brano subisce una brusca variazione, una di quelle cose che personalmente amo, e subito dopo aver detto «E i poveri cantautori si vendono nell'app, ma fanno pochi ascolti per colpa della trap. Per questo ho fatto i cambiamenti radicali. Adesso il mio modello è Gali». E qui parte la rappata. Se non ti amo più è colpa di tuoi, mi chiedono sempre che fai. Dico che è colpa di Freud, se sogni l'amore che non darò mai. Vasco ritiene che è colpa di Alfredo, se la sua tipa è rientrata col Mia figlia è affetta dall'anoressia, ma di sicuro non è colpa mia. L'inquinamento? Colpa del vento, è troppo forte e non sento. Io non mi pento del mio atteggiamento, è colpa del ciclo, lo ammetto. Non ho una vita sociale, ho preso il corona, è virale. Se ottengo qualcosa è merito mio, ma se la perdo è colpa di Dio. Adesso vi propongo un brevissimo estratto invece da Le chiese sono chiuse. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù, perché in fondo è un amico un po' normale che ha bisogno di origliare, di saperne un po' di più. Ma quando hai pensieri e li sai scrivere, perché prima li devi avere, la differenza la fai anche sui brani più intimi. Quelle tracce solitamente un po' lente che in mano all'artista mediocre generico medio diventano quelle collose melasse di rime cuore amore. Non è così per Anna. Organi interni. Mi sono sporta dalla ringhiera che chiude il mio senso del dovere, ma le vertigini e la paura di cadere hanno spostato la mia gravità verso l'altezza della serietà. Potrei andare avanti con i testi perché praticamente in ogni strofa trovo qualcosa interessante, ma mi fermo qui nella speranza di avervi incuriosito abbastanza. Tornando al mio giudizio complessivo, ho detto che da diversi confronti risulta che la critica più diffusa sia proprio quella sul mix di generi, cosa che ai detrattori appare come una scelta incoerente, e inoltre dicono che gli stili stessi siano trattati in maniera un po' superficiale, didascalica. Ed io questo lo capisco, tant'è vero che al primo ascolto mi sono trovato un po' destabilizzato e dicevo ok, chiaramente è brava, ma esattamente dove vuole andare a parare? E poi con gli ascolti ho capito che il punto è proprio questo. Lei questa domanda non se la pone, non vuole andare a finire in nessun genere,
È evidente che il filo conduttore di tutti i brani del disco sia la libertà, intesa come quella di spaziare nei temi e naturalmente nei generi. Essendo un album di esordio, possiamo intenderlo come un biglietto da visita. E su questo biglietto c'è scritto: amo la musica, la amo tutta. Ogni genere è uno strumento che posso utilizzare per veicolare al meglio il mio messaggio. Perché in fondo ogni stile ha un vocabolario proprio, che può essere il più adatto al caso. E poi mi sono sentito anche un po' stupido. Sì, proprio stupido. Perché questa risposta era lì, sotto i miei occhi, nel titolo della copertina e come prima traccia dell'album. Era l'intestazione di quel biglietto da visita. Mi piace, che è di per sé una dichiarazione di intenti, con quel testo che elenca tutte le cose che le piacciono e con le strumentali che fanno delle variazioni a seconda di quello che viene menzionato. Mi piace tanto il basso alla Jamiroquai, mi piace tanto scrivere come Mogol, mi piace cantare come il jazz. Mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. Mi piace tanto il finale di Michelle, mi piace tanto l'intro di Amore Impossibile, mi piace suonare la musica dance, mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. E poi c'è questa domanda retorica che aggiunge un elemento importante a quello che fino a questo momento era solamente, diciamo, un elenco di cose. Perché piacere a tutti i costi? La musica è un cono a tanti gusti, qualcuno apprezzerà la mia specialità, ma prima dovrà piacere a me. E nel finale trova spazio anche il rapporto con il pubblico, riscontro necessario per ogni artista, ma anche potenziale fonte di conflitto interiore. E lo risolve aggrappandosi proprio alla sua libertà. Ha la necessità di esprimersi nel modo che più preferisce. Mi piace piacere, ma non mi do pace. Che poi se non piace non sono felice, se non piace a te. Ma se non piace neanche a me, cambio mestiere perché deve piacere a me. E insomma è un artista che ha studiato. Ho scelto di non inserire la nota biografica, ma insomma è una che ha studiato musica, che ha suonato, che conosce più strumenti, più generi, proviene da una famiglia comunque di artisti e che ha molti riferimenti. Quindi vocabolario musicale ampio, variegato, che sa suonare e sa cantare, che propone un album dove è lei a scrivere, cosa tutt'altro che scontata, e dove dimostra di essere anche molto brava a farlo. E il disco in più suona bene, si lascia ascoltare e scivola via piacevolmente, ma senza essere superficiale. Anzi, considerando che oggi ha 27 anni da compiere, quindi verosimilmente ne aveva 25 quando ha iniziato a scrivere per il disco, direi che questo è chiaramente un talento da seguire e supportare. Ricordiamoci che è importante farlo, se vogliamo contrastare la fabbrica delle canzoni con lo stampino e tutte alla moda. Ogni riferimento alla fabbrica di plastica di Grignani è naturalmente voluto. Dal canto mio cerco di farlo proponendo artisti e artiste semiconosciuti, o che comunque non hanno una grande rilevanza a livello nazional popolare, spesso nonostante i riconoscimenti della critica e del pubblico di nicchia. E infatti ho parlato di Lucio Corsi prima della consacrazione sanremese, o di Daniela Pes prima dei tour mondiali, così come di Marta Del Grandi o, parlando di Targetenko, di Assamanu di Setak. Così come adesso parlo di Orel, di Gaia Banfi, e lo faccio nonostante sappia bene che questo tipo di contenuto non otterrà grandissimi risultati in termini prettamente di prestazioni. Ma lo faccio per amore di musica, perché non è vero quello che ci vogliono far credere, ovvero che nessuno abbia più niente da dire, che non ci siano più artisti in giro, che i talenti siano scomparsi, che è tutto spazzatura. Questa è l'idea che promuove il mainstream. La gente brava c'è. A noi spetta solamente decidere che ruolo vogliamo avere in questo conflitto perenne tra gli artisti e le marionette. E a proposito di supportare, se hai trovato utile il video, se ti piace questo tipo di contenuto e vorresti vederne altri, ti invito a iscrivermi al mio canale, a mettere mi piace, commentare, condividere, insomma fare tutte quelle cose che in qualche maniera possono far capire al dannato algoritmo che c'è qualcuno al quale questo tipo di contenuto può ancora interessare. E soprattutto se vi piace la musica e non volete continuare a subire il martellamento mainstream, cercate di dare una possibilità, dedicate qualche ascolto a progetti come quello di Anna Castiglia, ma anche gli altri che ho elencato e quelli che quando riesco porto sul canale. Perché che ci piaccia o no, questo è l'unico strumento che abbiamo per difenderci un po' dal bombardamento della spazzatura. Fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate già, se l'avete iniziato ad ascoltare grazie a questo video,
cosa ve ne pare, se ho detto delle cazzate o qualsiasi altra cosa vi venga in mente.